Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo scaldacollo utilizzando la tecnica dell'uncinetto tunisino. Fare questo scaldacollo sarà semplicissimo, è sufficiente lavorare una lunga striscia come se stessimo lavorando una sciarpa e poi nel tutorial vediamo come cucire la striscia, l'inizio e la fine, per fare in modo che sembri chiusa con i bottoni. In realtà le due parti sono cucite, vedremo come, e poi cuciamo sopra i bottoni. In alternativa, se non vi piace l'idea dei bottoni, potete semplicemente cucire le due parti e diventerà un anello. Con la lunghezza che io ho lavorato, che è di circa 130-140 cm, si fanno comodamente 2 giri intorno al collo. Se non avete mai lavorato ad uncinetto tunisino, non preoccupatevi perché nel tutorial vi spiego tutto passo passo. In ogni caso vi rimando al corso basico di uncinetto tunisino che vi lascio linkato nel box informazioni e qui in alto. Vi spiego anche come scegliere l'uncinetto per ottenere un risultato morbidissimo come questo. Quindi con l'uncinetto tunisino non si fanno solo cose rigide, ma anche belle morbide come questa. Il punto che utilizziamo oggi per fare lo scaldacollo è il punto a nido d'ape, questo bellissimo punto molto semplice da realizzare che dà questa trama. Come ogni punto ad uncinetto tunisino non è reversibile, ma il retro del lavoro è comunque molto bello. Per realizzare questo progetto ci serviranno un filato di lana grosso da lavorare con un uncinetto da 7-8 mm, un uncinetto tunisino da 9 mm, una forbice, un ago da lana e 3 bottoni. Per realizzare il mio scaldacollo io ho utilizzato questo filato, un filato raccomandato per ferri da 7-8 mm e ho utilizzato un uncinetto tunisino da 9 mm, ma ovviamente possiamo utilizzare un qualunque filato che ci piaccia. Per il mio scaldacollo ho montato 26 punti e ho ottenuto un'altezza di circa 23-24 cm. Come detto, io ho utilizzato un uncinetto da 9 mm. Vi consiglio di fare dei campioncini con il vostro filato e con gli uncinetti che pensate che possano andare bene per verificare qual è l'uncinetto giusto per quel filato e per la vostra mano per ottenere la morbidezza che state cercando. Quindi da una parte che sia morbido, dall'altra che non sia troppo traforato. La lavorazione inizia con un nodino iniziale e montando le catenelle di base. Per questo punto è sufficiente che siano multiple di 2. Per il mio scaldacollo io monto 26 catenelle, voi montate il numero pari di catenelle che vi serve per ottenere l'altezza che volete per il vostro scaldacollo. Queste catenelle di base vi consiglio di lavorarle un po' morbide. Lavorate le catenelle iniziali, lavoriamo la prima riga. E come sappiamo partiamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavoriamo nel filetto dietro, in questa gobbetta che vediamo dietro le catenelle. Entriamo e portiamo fuori il filo e carichiamo i punti. Se avete dubbi vi rimando al corso basico. E quando avremo caricato tutti i punti sull'uncinetto lavoriamo la riga di ritorno. Quindi per il primo punto filo sull'uncinetto e passiamo tramite un'asola e per tutti gli altri punti filo sull'uncinetto e passiamo tramite 2 e così via fino a chiudere tutti i punti della riga. E questa è la prima riga lavorata. 26 punti in tutto, comprensivi dei punti di bordo, quindi il primo e l'ultimo. Ora vediamo insieme le 2 righe che ripeteremo per tutta la lunghezza desiderata dello scaldacollo. Vi ricordo che il primo e l'ultimo punto si lavorano sempre come abbiamo imparato, non fanno mai parte del motivo. Iniziamo la prima riga del motivo, quindi la prima delle 2 righe che ripeteremo. E il primo punto, come sappiamo, ce l'abbiamo già sull'uncinetto, quindi non lo dobbiamo caricare e cominciamo dal secondo punto. Quindi in questa barretta lavoreremo un punto tunisino rovescio
per il rovescio portiamo l'uncinetto dietro il filo, entriamo con l'uncinetto sotto la barretta verticale, portiamo il filo davanti e lo teniamo con il pollice e con l'uncinetto portiamo fuori il filo. E questo è il rovescio. Nel punto successivo lavoriamo un punto tunisino semplice, quindi entriamo sotto la barretta e portiamo fuori il filo. E ripetiamo un rovescio, un semplice. Per il rovescio portiamo l'uncinetto dietro il filo, entriamo con l'uncinetto sotto la barretta verticale, portiamo davanti il filo e lo teniamo con il pollice e portiamo fuori il filo. Un semplice e un rovescio. Per il rovescio uncinetto dietro il filo, entriamo sotto la barretta verticale, portiamo davanti il filo, lo teniamo con il dito e portiamo fuori il filo. E un semplice. E ripetiamo così un punto tunisino rovescio, un punto tunisino semplice, fino al penultimo punto di questa riga. Arrivati all'ultimo punto della riga, carichiamo il punto di bordo prendendo non solo la barretta davanti, ma anche il filo dietro e portiamo fuori il filo. In questo modo. L'ultimo punto va sempre caricato così, sia che il punto precedente sia un punto tunisino semplice o che sia un punto tunisino rovescio. Il punto di bordo è indipendente dal punto che stiamo lavorando, si lavora sempre così. Ed ora vediamo la riga di ritorno. Per il ritorno, come sempre, per il primo punto, filo sull'uncinetto passiamo solo tramite quest'asola e per tutti gli altri punti, filo sull'uncinetto e passiamo tramite 2. Tramite 2 e chiudiamo tutti i punti in questo modo fino alla fine della riga. E 26. E così termina la prima riga del motivo. Nella seconda riga di questo tipo di punto contrariamo i punti sottostanti, quindi se prima abbiamo iniziato con un punto tunisino rovescio, ora inizieremo con un punto tunisino semplice, quindi entriamo nella barretta verticale e portiamo fuori il filo. E nel prossimo punto lavoriamo un punto tunisino rovescio, quindi uncinetto dietro al filo, entriamo nella barretta, portiamo davanti il filo, lo teniamo con il dito e portiamo fuori il filo. Quindi nella seconda riga del motivo contrariamo i punti sottostanti, quindi se sotto abbiamo un rovescio lavoriamo un punto tunisino semplice e se sotto abbiamo un punto tunisino semplice lavoriamo un rovescio. E continuiamo così, un punto tunisino semplice, un punto tunisino rovescio. Ripetiamo questa sequenza fino a un punto dalla fine della riga. E come abbiamo capito, anche in questo caso lavoriamo l'ultimo punto prendendo sempre 2 fili e portando fuori il filo, indipendentemente da che tipo di punto sia stato quello precedente. E lavoriamo il ritorno, filo sull'uncinetto, chiudo 1 per il primo punto e chiudo 2 per tutti gli altri punti. Una volta terminata la riga 2, non ci resta che ripetere la riga 1 e la riga 2 fino alla lunghezza desiderata del nostro scaldacollo. Come vedete comincia ad intravedersi la lavorazione a nido d'ape. Impariamo a leggere questi punti, il punto tunisino semplice e il punto tunisino rovescio. In questo modo, se dovessimo dimenticarci se dobbiamo partire con il punto tunisino semplice o con il rovescio, sapremo come fare. Dunque, il primo punto, come sappiamo, non lo carichiamo mai perché è già sull'uncinetto. Quindi partiamo dalla seconda barretta, quindi questa. Questa è il secondo punto e sotto vediamo che c'è un'altra barretta verticale. Questo vuol dire che in questa riga avevamo lavorato un punto tunisino semplice. Nel punto successivo vediamo che c'è una barretta verticale, questo filo, questo, e sotto c'è un nodino. Questo vuol dire che nella riga precedente avevamo lavorato un punto tunisino rovescio. Nel punto successivo vediamo che ci sono 2 barrette verticali, una sotto l'altra, quindi questo era un punto tunisino semplice, qui c'è il nodino, quindi è un rovescio,
punto tunisino semplice, rovescio e così via. Quindi se mi dimentico se devo partire con il punto tunisino semplice o col rovescio, verifico cosa ho fatto nel primo punto della riga precedente. Quindi in questo caso avevamo lavorato un punto tunisino semplice e quindi adesso tocca lavorare un punto tunisino rovescio. Ripetiamo la riga 1 e la riga 2 fino alla lunghezza desiderata del nostro scaldacollo. E una volta raggiunta la lunghezza desiderata lavoriamo la riga di chiusura. Quindi entriamo nel primo punto, portiamo fuori il filo e lo portiamo fuori dall'asora per chiudere il primo punto. E ripetiamo per tutta la riga. Entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Nel chiudere i punti teniamo le catenelle un po' morbide. Come abbiamo imparato nel corso basico, prendiamo l'ultimo punto sempre, anche in questo caso prendendo 2 fili, e chiudiamo anche l'ultimo punto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Tagliamo il filo sufficientemente lungo per poterlo utilizzare per cucire poi questo lembo all'inizio del lavoro. Prima di fare questo però posizioniamo i bottoni nella posizione che preferiamo e li cuciamo. Infiliamo un pezzo di filo in un ago senza punta e facciamo un bel nodo doppio alla fine. Entriamo nel punto in cui vogliamo cucire il bottone prendendo un paio di fili, così, e con l'ago passiamo tramite il filo dove c'è il nodo. In questo modo siamo certi che il nodo non si snoderà. E tiriamo in questo modo. Così siamo certi che il nodo non si sfila. E attacchiamo il bottone. E quando siamo soddisfatti, sul retro facciamo alcuni nodi e nascondiamo il filo. Allo stesso modo attacchiamo gli altri bottoni. E una volta cuciti i 3 bottoni, facciamo la cucitura finale. Appaiamo l'inizio e la fine del lavoro e li mettiamo nella posizione in cui vogliamo cucirli, controllando ovviamente che la sciarpa non sia arrotolata. E prima di cucire fissiamo il tutto con degli spilli. Rovesciamo il lavoro e cuciamo con il filo che abbiamo tenuto di fine lavoro. Potete cucire sul margine del lavoro, potete cucire sul margine delle catenelle iniziali o potete cucire al centro, diciamo all'altezza di dove abbiamo cucito i bottoni. Io cucirò al centro, diciamo dove abbiamo cucito i bottoni. Quindi per prima cosa dobbiamo portare il filo che si trova qui all'altezza della riga in cui vogliamo cucire. Quindi portiamo il filo attraverso la lavorazione, stando sulle gobbette dietro del lavoro, diciamo qui, e qui facciamo un paio di nodi per bloccare il filo. State attenti a non tirare l'angolo. Ed ora cuciamo tutta la lunghezza con il punto indietro. Quindi, prendendo sempre solo il lavoro dietro, quindi le gobbette dietro, così, entriamo nella parte davanti e torniamo un po' indietro. Controlliamo sotto di prendere solo le gobbette dietro del lavoro
così, ed entriamo nel punto corrispondente sull'altra parte e torniamo un po' indietro. Quindi se il filo esce da qui, torniamo indietro di 1 o 2 punti e sotto prendiamo, abbiamo scelto una certa riga, vedete tutte le gobbette blu di questa riga, ed è la riga in cui ho cucito i bottoni. Sul pezzo dietro prendiamo un paio di gobbette, 2-3 gobbette, così, e passiamo sulla riga corrispondente sull'altro pezzo, così, e torniamo indietro di 1 o 2 punti e continuiamo così. Prendiamo le gobbette sotto, ed entriamo nel punto corrispondente e cuciamo tutta la lunghezza e cuciamo più o meno fino all'ultimo bottone. Quindi diciamo fino a questo punto. In questo modo sembrerà che effettivamente siano i bottoni a tenere insieme la sciarpa. Ed ora qui sotto facciamo alcuni nodi e nascondiamo il filo. Nascondiamo anche il filo delle catenelle iniziali. E se volete, per nascondere i fili con la lana, potete utilizzare un ago con la punta. In questo modo potete entrare nelle fibre della lana e sarete più sicuri che non si sfili. Ridate elasticità al lavoro e nascondete avanti e indietro. In questo modo. E lo scaldacollo è pronto. Vedete che cucendo in questo modo non si vede assolutamente niente sul dritto e si vede leggerissimamente la cucitura sul rovescio. Questo perché io ho una lana tutta sfumata, se fosse di un unico colore non lo vedreste neanche dietro. Vedete che facendo la cucitura a livello dei bottoni e partendo dal punto in cui abbiamo cucito il primo bottone e arrivando al punto in cui abbiamo cucito l'ultimo bottone, diamo proprio la sensazione che la sciarpa sia tenuta insieme dai bottoni. Se invece preferite una chiusura più netta, potete cucire sul margine dell'ultima riga di lavorazione. E il nostro scaldacollo nuovo è pronto. Io devo dire che sono innamorata di questo scaldacollo, l'ho già provato, è morbidissimo e caldissimo. Può essere un bellissimo regalo per noi o anche per qualcun altro. Questo tipo di lavorazione secondo me è molto rilassante, come avete visto è un punto estremamente ripetitivo che va bene anche se vogliamo farlo guardando la TV, ascoltando musica o comunque non richiede un'estrema concentrazione. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sapete che potete condividere con me le vostre foto condividendole sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri messaggi qui sotto al video. Ci vediamo in un nuovo tutorial e come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!